mi sa che siamo online. Buongiorno! Buongiorno! Oggi è il 4 gennaio e cerchiamo di goderci l'ultimo giorno di questo riscaldamento globale. Perché pare che da domani arriva il freddo. Anzi, gelo polare. A parte il video che ho creato a Maya per 30 anni di matrimonio, come regalo ovviamente, non credo di aver tirato mai fuori le vecchie registrazioni o vicende familiari che non riguardano direttamente noi due. Sì, a parte il viaggio a Roma che abbiamo fatto per la laurea di nostra figlia. Sì, che tra l'altro si è laureata con 110 lode. E ora se vedete il camper un po' vuoto, ve lo spiego dopo. Poi oltre a Tama c'è anche la nostra figlia Giulia che sta facendo ancora università. Sì, che avreste potuto vederla brevemente nei video tipo Croazia o Vieste. Insomma, quando si ha la possibilità, si va ancora in giro tutti e quattro. Ma prima dell'università noi quattro viaggiavamo sempre insieme, alla faccia della storia che i figli non vogliono andare in giro con i genitori. Dipende sempre dal giro. E dopo questa notizia bomba segue un'altra. Ormai quasi tutti conoscono il nostro Van Charlie, ma molti pensano erroneamente che ha soltanto 2 anni come il nostro canale YouTube. Ma in realtà noi l'abbiamo preso nel 2016 e con le nostre ragazze abbiamo fatto molti viaggi. Però, prima di lui noi avevamo un altro compagno di viaggi che ci ha fatto girare mezza Europa con le nostre figlie. E infatti oggi volevamo parlarvi proprio di lui. Anche perché per noi, più che dei viaggi, si trattava proprio della realizzazione dei sogni del cassetto. Sì, ma come si chiamava il primo camper? Si chiamava Grande Cacca Viaggiante. E chi ha visto il film RV o Vita in camper? Vita in camper con Robin Williams, sì. Sì, lo sa di cosa si tratta, perché le ragazze hanno preso ispirazione di quel film che hanno praticamente visto, non so, 100, 200 volte, ma anche noi insieme a loro, perché comunque con i ragazzi quando guardate film, se l'avete mai fatto, ogni volta è un'esperienza diversa. Torniamo al nostro vecchio camper, era un Elnag Marlin 65 con garage. Eh sì, abbiamo anche una foto del giorno che l'abbiamo portato a casa e si vede già la tavola del Windsor dietro, prima cosa che avevamo caricato perché all'epoca era fondamentale. Quando l'abbiamo acquistato conosciamo tutti i difetti di questo camper perché è importante in quanto l'abbiamo acquistato da un amico, sempre surfista. E poi l'abbiamo ribaltato, abbiamo rifatto tutto quello che non andava a partire da bagno, sigillature, cioè siliconature, materassi, doghe, sì, tappeti. Insomma, l'abbiamo portato al 100% di efficienza. Sì, dopo un'assurda estate abbiamo installato pure aria condizionata, perché prima di quello utilizziamo, avete presente i spruzzini, quelli che si usano per stirare con un piccolo ventilatore? Sì, un ventilatore fissato su cruscotto e praticamente ottenevi l'effetto di un condizionatore evaporativo per i poveri. È un camper mansardato ed è ancora qui vicino perché l'abbiamo venduto nel nostro paese. Interno è molto classico e soprattutto comodo. Diretta a panche contrapposte, ormai quasi introvabile, e armadio verticale a tutta l'altezza. Cucina enorme con un piano di lavoro che oggi si può soltanto sognare. Il letto è stato migliorato con le nuove doghe e materasso, peccato per la larghezza di soli 125 cm. Bagno con doccia separata, utilizzata come ripostiglio, ma questo lo sanno tutti. Garage grande, anche se più della metà era occupata dall'attrezzatura per il windsurf. Il tetto è stato reso calpestabile con alluminio mandorlato per poter portare le tavole da windsurf ovviamente. I difetti li lasciamo per un'altra volta, dall'altra parte, quale camper non li ha? Per quelli soldi non è che potevamo pretendere di più, però in questo caso noi sapevamo chi lo aveva utilizzato, che era sempre rimessato, che non aveva infiltrazioni e soprattutto non puzzava dentro. E sì, quando l'abbiamo acquistato era mercoledì pomeriggio e già giovedì siamo partiti alla volta di Vieste, dove poi siamo tornati in seguito praticamente ogni anno, anche 2 volte. Guardando queste foto, nostre facce rilassate, si capisce perché continuiamo a tornare anno dopo anno, ma anche i ragazzi non volevano sentire ragione per andare dall'altra parte, ma come Biasimada, campeggio tutto sabbia, fronte mare, mare caldo, pulito, mai noioso, con le onde e soprattutto parecchio vento. Ma in ogni caso, come vedrete tra poco, abbiamo sempre fatto anche altri viaggi. Purtroppo all'epoca non facevamo molte riprese del camper, ma neanche oggi lo facciamo più di tanto, in quanto sempre più interessati a riprendere il posto che stiamo visitando. Per non parlare di ore e ore di video dove faccio windsurf, poi con il vento forte ci si divertiva parecchio. Finite queste prime vacanze in camper a Vieste, soltanto dopo essere rientrati abbiamo realizzato cosa abbiamo comprato, cioè quali possibilità ci offre il camper.
La prima notte a casa mi viene un flash, anche se può sembrare una cosa ovvia. Ora possiamo andare ovunque, anche a Parigi, anche a Disneyland, che poi non era soltanto il sogno delle ragazze, ovvio, sono le bambine, ma era anche il nostro sogno e non pensavamo mai di avere questa opportunità, perché anche noi siamo cresciuti con i cartoni della Disney. Quindi al mattino la decisione è stata presa. Appena arrivano le vacanze pasquali si parte verso Parigi e verso Disneyland. Dobbiamo precisare una cosa, le vacanze al mare noi due le facevamo sempre lavorando, anche perché abbiamo la possibilità, ma le ferie, quelle vere e proprie, le facevamo all'estero, perché l'Italia la giravamo durante l'anno e quelle vacanze che facevamo all'estero finivano sempre nello stesso modo, con un parco divertimenti che era un premio, sia per le ragazze ma anche per noi. Ora vi faremo vedere dove siamo andati i primi anni con il camper, anche se la qualità del video non è quella odierna, e lo facciamo soprattutto perché il camper ci ha permesso, con i soli soldi per il gasolio e il campeggio, di visitare i posti che per noi economicamente erano irraggiungibili. Quindi partenza per la Francia. Primo viaggio lungo oltre i confini, attraversamento delle Alpi con un mezzo che non conosciamo a fondo, per differenza di Annibale. Qualche pensiero c'era, ma una volta sulla strada eravamo già più tranquilli, in quanto appena saliamo sul camper ci sentiamo in vacanza, come molti di voi, e si sa, in vacanza i problemi tendono a sparire. Prima di andare a Parigi siamo andati a Versailles, un altro posto che sognavamo sempre di visitare. Però vi devo raccontare questa cosa legata al camper. Ho preso la strada indicata dal navigatore e tutti sappiamo come di solito va a finire. Infatti siamo finiti quasi nel centro storico di Versailles. Uscendo dal centro, dopo un semaforo, giro a sinistra e ci troviamo praticamente davanti all'ingresso della reggia. Chi non l'ha visto quanto imponente non riesce a capire. Avevo smesso di respirare. Poi il Versailles con i suoi giardini infiniti e fontane, quando funzionanti, sono un posto assolutamente da non perdere. Siamo ritornati anche con Charlie, anche perché non avevamo visto la parte relativa alla Maria Antonietta. Per quanto riguarda la reggia, code infinite, ma sempre meno di oggi, soltanto che grazie a Maya, lasciamo perdere i dettagli, siamo entrati dall'uscita, senza le code praticamente. Tutta la reggia è bella, ma quella che merita l'attesa della coda è soltanto la Sala dei Specchi, che è uno dei interni più belli del mondo, semplicemente indescrivibile, da vivere in prima persona. Appena arrivati al campeggio di Parigi Bois de Boulogne, messo piede sul pavimento del camper, ci siamo accorti che era allagato, avevamo una perdita. Vabbè, inconvenienti di ogni viaggio, per fortuna lui poi prima notte l'ha sistemata subito. Sì, ma tralasciamo il campeggio perché Bois de Boulogne più stelle conquista peggio diventa. Ma in ogni caso, al mattino un'altra parte del sogno si stava avverando quando siamo scesi dalla metropolitana direttamente dentro il Louvre, visto che c'è la fermata interna. Qui si parte non dalla storia, ma dal libro Codice da Vinci e la piramide inversa. In seguito visita classica, Vittoria Allata, Gran Gallery, Gioconda, anche se noi preferiamo il ritratto di dama, sempre di grande Leo, ma soprattutto si continua a seguire le orme del libro, cercando la Vergine delle Rocce. Quello che mi ha sorpreso di più in tutto il museo era la statua di Afrodite, sembrava viva, una bellezza indescrivibile. Dopo Louvre, visto che eravamo prima volta a Parigi, siamo partiti da Montmartre, famoso per le sue crêpe, quindi scalinata di Sacro Cuore, Notre Dame che ancora aveva la sua bellissima guglia e immancabile Torre Eiffel, dove non siamo saliti per via delle code, e per finire Museo d'Orsay, che per noi è diventata una meta obbligatoria. Poi abbiamo anche scoperto che se ti scappi in bagno nei Campi Elysei ti costa di meno sederti e prendere qualcosa da bere invece che pagare l'ingresso nel bagno. Ma la destinazione più attesa di quel viaggio era ovviamente Disneyland. Il parcheggio, chiamiamo l'area sosta, costa quasi quanto ingresso nel parco, però durante la notte è tranquillo e dopo aver camminato tutto il giorno avere camper alla portata del piede non ha il prezzo. Sì, e per tutto il resto i prezzi di Disneyland sono stratosferici. Disneyland è sicuramente un parco da visitare al di là dell'età. Se Gardaland, Movieland o Miramilandia sono parchi molto belli, qui siamo su un altro pianeta. È talmente immersivo che non sembra di trovarsi in un parco, ma piuttosto in un altro mondo, per non dire in un cartone o in un film. Non dovete nemmeno fare le attrazioni per sentirvi completamente appagati. Siamo stati anche a Studios, che è un altro parco Disney e che sta cambiando profondamente. Ormai non ha nulla a che fare con il parco che abbiamo visitato, però lì abbiamo incontrato molti personaggi Disney. A questo punto lasciamo Francia, ci spostiamo nell'anno seguente 2012 per il nostro viaggio a Londra.
E per questo viaggio, che abbiamo ripetuto anche con Charlie, molti, compresi maggior parte tra le altre cose, i camperisti ci dicevano: ma perché non siete andati in aereo? A quell'epoca non avevamo molta esperienza come oggi, però ci siamo resi conto subito di una cosa, che per noi il viaggio, inteso come spostamento, è parte integrale ma fondamentale di un viaggio verso, diciamo, spostamento verso una meta, ma soprattutto quando hai una meta. Andando in camper verso Londra abbiamo fatto il passo Grand St. Bernard, beccato la neve scendendo giù, anche se era aprile, e il temporale sul lago di Ginevra, ma siamo anche andati a Fontainebleau, castello di Napoleone per essere più precisi. Avevamo anche fortuna di parcheggiare davanti al castello ed essere quasi unici visitatori, in quanto quel giorno in Francia c'erano le elezioni. Poi arriva la parte più bella del viaggio: vento forte a Calais e grazie al vento una vista incredibile sulla bianchissima scogliera di Dover, che è uno spettacolo pazzesco, ovviamente visto dal traghetto. Poi io vado matto per i traghetti e i porti. E una volta scesi dal traghetto, so che ora molti si aspettano che dico qualcosa sulla guida a sinistra, ma quello non era il problema. Dicevo, una volta scesi dal traghetto il navigatore si è confuso, perché sapete, non è che su porti ci sono tante strade ben precise, continuano a cambiarle, e ci ha detto che per raggiungere Londra dobbiamo riprendere il traghetto verso Calais. Campeggio di Londra, Abbeywood, sembrava irreale quanto è sistemato, perfetto e pulito. Basta dire che i bagni hanno riscaldamento a pavimento. Alla fine sembrava tutto troppo, ma Giulia ci andava matta. Comunque raggiungere Londra dal campeggio è semplicissimo, perché il servizio dei trasporti pubblici funziona alla grande. Una volta a Londra ci siamo fiondati nei musei. Se non lo sapevate, a Londra i musei sono gratuiti e potete trovare sia i quadri di Canaletto che scheletri dei dinosauri, magari passando per la stele di Rosetta, con la quale hanno decifrato i ieroglifici. Per quanto riguarda mangiare, ci affidavamo soprattutto alle cene abbondanti nel camper, mentre durante il giorno si mangiava nei vari pret-à-manger o posti simili dove per pochi euro si metteva qualcosa sotto i denti. Anche se devo dire che una volta siamo andati anche al pub, ma se no che esperienza sarebbe. Ma la cosa più importante è che una volta non serviva né passaporto né visto per raggiungere l'Inghilterra. Comunque, se vi viene in mente di andare a Londra, dovete registrare il vostro mezzo gratuitamente per accesso alla zona Leeds. Attenzione che anche a 30 km da Londra c'è la Leeds. Tutte le info le trovate online. Infine, come già annunciato, siamo andati a visitare i studios dove hanno registrato i film di Harry Potter. Noi siamo andati in treno, ma potete anche andare con il camper, in quanto abbiamo visto il parcheggio è ampio. Per tutti gli amanti del film è un'esperienza unica, in quanto troverete le scenografie originali del film. Per intenderci, sala grande, esattamente quella usata in tutti i 7, cioè 8 film. Potete sedervi agli stessi tavoli, alle stesse panche dove è stato seduto Harry Potter, già che lo interpretava. Ora hanno molte cose in più, visto che quando siamo stati noi in studio erano appena aperti. Se volete sapere di più, ci sono vari video su YouTube. Parlando del camper e del viaggio, durante il ritorno ci siamo fermati anche a Canterbury. Posto imperdibile, ve lo consigliamo vivamente. Lì potete anche dormire la sera prima di prendere il traghetto, perché si trova a soli 20 km da Dover. C'è un'area sosta che in realtà è un park and ride, dal quale durante il giorno potete raggiungere il centro con il bus, cioè pullman. Per non parlare di Strasburgo, dove ci siamo fermati la seconda notte di rientro. E poi ditemi voi se valeva la pena o no andare con il camper. Per ora è il momento del caffè. Non vogliamo trasformare questo video in un video dei filmatini delle vacanze, anche se è quello che facciamo su questo canale più o meno. Però la prossima tappa dobbiamo assolutamente mostrarvela. Andiamo in Olanda. Lo so che qualche mese fa abbiamo pubblicato un mega viaggio dall'Olanda e spero che l'avete visto, perché è uno dei viaggi più completi che abbiamo mai fatto. Ma in quelli video lì manca una destinazione che invece abbiamo visitato con la grande cacca viaggiante. Siamo partiti per Olanda più o meno nel periodo pasquale 25 aprile, che molte volte tra di loro si vogliono bene e ci regalano tanti giorni, più che mai a me l'hanno regalato alle ragazze che andavano a scuola. In quel periodo in Olanda c'è una cosa imperdibile, fioritura dei tulipani. Volevamo andare ai giardini di Keukenhof, ma una volta arrivati c'era così tanta gente che ci è passata la voglia. Ma avevamo anche piano B, anzi quello in realtà era il piano A, perché lungo la strada 206, N206, che si trova lì vicino, ci sono infiniti campi di tulipani. E non solo, abbiamo anche parcheggiato e preso caffè in mezzo ai tulipani bianchi.
Dopo la strada dei tulipani, la grande cacca viaggiante ci ha portato fino a Rotterdam, dove siamo andati con una nave, non saprei come chiamarla diversamente, a fare il giro del porto, cioè di una piccola parte del porto, visto che si tratta di uno dei porti più grandi del mondo. Beh, Amsterdam non poteva mancare. La città per noi è una calamita, ma ogni volta che si viene si vede qualcosa di diverso, qualche museo, palazzo o canale. Semplicemente Amsterdam è una città viva che cambia in continuazione, ma quello che non mi dimenticherò mai sono le lacrime di Tamma quando ho visto Amsterdam per la prima volta. Anche per questo vale la pena di viaggiare. Ci siamo quasi dimenticati del parco divertimenti. Prima di visitare il parco siamo andati in un agricampeggio, anzi più che agricampeggio sono mini campeggi creati nelle fattorie. E sono posti molto tranquilli. Il parco si chiama Efteling e come superficie è uno dei più estesi d'Europa. In quel periodo avevano un bellissimo spettacolo legato alle loro leggende e ci ha veramente sorpreso. Purtroppo dovevamo tornare anche l'anno scorso, ma il brutto tempo non ci ha permesso, diluviava per giorni, quindi era inutile anche ad aspettare, ma ci torneremo. Per ultimo viaggio di oggi abbiamo lasciato viaggio in Germania che abbiamo effettuato nel 2013. Sì, lì era la prima volta che mi sono reso conto di quanto il camper è un mezzo ingombrante e che non arriva proprio ovunque ci porta la strada o dove noi vorremmo che ci portasse. Prima tappa era la Foresta Nera, o più precisamente ricerca della sorgente del Danubio, fiume del mio cuore, in quanto sono nato a metà del suo percorso. Ufficialmente Danubio sorge in un pozzo nella corte del Palazzo dei Conti Fürstenberg a Donaueschingen, ma il nome lo prende 100 metri più in basso dove si uniscono i fiumi Breg e Brigac. Ma soltanto pochi lo sanno che la vera sorgente del Danubio è la sorgente del fiume Breg. Siamo andati verso la sorgente e ad un certo punto non volevamo lasciare il camper in un parcheggio sottostante per poi fare una salita a piedi lungo la strada asfaltata. Chiamare la strada è una parola grossa perché era più stretta del camper con una pendenza pazzesca e burrone sulla sinistra, però la sorgente l'abbiamo trovata. Una volta scesi non volevamo riprendere la strada normale, quindi abbiamo fatto una bellissima strada dentro la foresta, sempre rivelatasi un incubo in quanto piena di curve e strettissima. Per fortuna non c'era molto traffico, ma ci credo. Alla fine, dopo aver ritrovato la strada giusta, quella degli orologi a cucù, siamo andati, perché ci siamo imbattuti, in un etnomuseo dove potevamo vedere come era la vita della Foresta Nera una volta, con tanto di fienili, cavalli, salsicce e crauti. Dopo la Foresta Nera siamo andati a visitare Monaco di Baviera, ma di questo non vi parleremo adesso perché tra qualche settimana avrete occasione di vedere non soltanto Monaco ma anche le sue birrerie. Nella strada di ritorno ci siamo fermati al lago Chiemsee e con il battello siamo andati all'isola degli uomini, è così che si chiama, per vedere uno dei castelli di Ludwig, quello che è una copia, diciamo così per farla più breve, del castello di Versailles, ma anche di Ludwig e dei suoi castelli avremo occasione di parlare. Le strade non molto belle della Foresta Nera, per usare un eufemismo, non sono niente in confronto a quello che ci è successo durante il viaggio di ritorno, ma devo fare una premessa. Il nostro vecchio camper, per quanto riguarda le sospensioni, si teneva su 2 soffioni e tutto il resto, ammortizzatori, balestre, era soltanto parte dell'arredamento. Sul ponte Europa, prima di arrivare al Brennero, ci è sorpreso il vento, in quanto in Italia c'erano dei temporali, in quelle valli adiacenti. Il vento era così forte e il nostro camper, un mansardato così ingombrante, che ci ha spostato di corsia. Per fortuna non eravamo in quella più a destra. E prima di concludere dedichiamo un minuto a Legoland tedesco, non solo perché vogliamo inserire i parchi in ogni viaggio, ma perché grazie al camper siamo stati un giorno in più, gratuitamente, e non solo. Quando siamo arrivati al campeggio di Legoland, tra le altre cose i ragazzi non sapevano nemmeno che saremmo andati al parco, ci hanno detto che gli ospiti del campeggio hanno ingresso 2 giorni, secondo giorno gratuito, mentre ultimo giorno, quando si esce dal campeggio, abbiamo gratuitamente il parcheggio nel parco. In più l'ingresso nel parco avviene direttamente dal campeggio, 1 ora prima dell'apertura ufficiale.
E che dire, grazie grande cacca viaggiante per tutti i viaggi che ci hai fatto fare. Eh sì, grazie a questi viaggi abbiamo capito che magari per noi fa un camper un po' più piccolo, anche perché per anni lo usavo praticamente tutti i giorni, andare a fare il windsurf facendo le gallerie sulla Gardesana. Se non le avete fatte non sapete di cosa sto parlando. E poi comunque a noi piace ogni tanto fare anche viaggi lunghissimi, non avendo magari tanto tempo a disposizione. È per questo che poi abbiamo preso Charlie, però quello è un'altra storia. Lo so che quelle sarebbero state parole ideali per concludere questo video. Ma non è così, perché dobbiamo darvi un aggiornamento. Dobbiamo fare un'ultima modifica a Charlie, una di quelle ultime che Sì. ci siamo prefissati, modifica al riscaldamento, poi vi diremo di cosa si tratta. Ma visto che abbiamo fatto veramente tante modifiche ultimamente che riguardano soprattutto organizzazione interna per poterci lavorare e vivere, volevamo fare un video anche in occasione di 21 anni di come lavoriamo come nomadi digitali, Quindi, fuori ufficio. fuori ufficio e stiamo arrivando anche al video numero 100. Quindi una volta fatta questa modifica, probabilmente settimana prossima saremo a Venezia, potrebbe esserci anche un carnevale, e subito dopo ci vediamo per il video numero 100 e per tutti gli aggiornamenti. Ciao! Ciao! And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.